Cinque volte 0, 52782. Ora, se tu provi ad incollare questo numero sulla barra di ricerche di Google, ti verrà fuori il sito ufficiale della Security Exchange Commission degli Stati Uniti e potrai accorgerti tranquillamente che questo numero corrisponde niente di meno che al numero di matricola di una società, la cui ragione sociale è Republic of Italy. Repubblica Italiana. La società in questione, signori, sembra corrispondere al nostro paese, e attenzione dico sembra perché alcuni affermano che si tratta letteralmente del nostro paese che è diventato a tutti gli effetti una corporation, e altri invece dicono che si tratta semplicemente di una società nelle mani del Ministero del Tesoro. La nostra inchiesta parte da qui. Io ho cercato in ogni modo di capirci qualcosa ed esplorerò tutte le ipotesi a disposizione in modo che poi tu stesso sia in grado di dare un giudizio finale nei commenti. Ciò che segue ha davvero il potere di cambiare seriamente le carte in tavola, nessuno ne parla, specialmente per quanto riguarda avvocati e giornalisti che hanno letteralmente paura di parlarne, e di conseguenza non si riesce a capire se dietro all'autodeterminazione individuale ci sia qualcosa di concreto o meno. Alcuni affermano che l'Italia è una società, una vera e propria corporation, non per sentito dire, non parlando di luoghi comuni, ideologie, dicerie, eccetera. No, alcuni giuristi e avvocati affermano che molti paesi, sin dagli anni 30 del 1900, sono diventati delle vere e proprie corporation registrate alla Security Exchange Commission degli Stati Uniti. Secondo questi gruppi di persone, facendo affidamento sull'ignoranza della popolazione che ovviamente in gran parte ignora totalmente questa cosa, continuano il teatrino riscuotendo debiti in modo totalmente abusivo. E vi dirò di più, secondo il filone che portano avanti queste persone, la società Italia è stata anche pignorata. E questo comporta tutta una serie di cavilli burocratici economico-finanziari che hanno il potere di riscrivere la vita di ogni cittadino. Prova a seguirmi perché farò del mio meglio per spiegarti come apparentemente stanno le cose. Parliamo di cose alla luce del sole e soprattutto, cosa veramente importante, consultabili pubblicamente da chiunque, nulla di segreto, nulla di irraggiungibile. Ti basterà seguire questo video fino alla fine per riuscire poi a farti un'idea. Io, come dicevo all'inizio, parlerò a 360 gradi di questo aspetto che, sia come sia, mi è sembrato estremamente interessante da trattare. Chiunque può controllare con i propri occhi che effettivamente, ha voglia di dire, sul sito ufficiale della SEC, del Security Exchange Commission, esiste una società registrata che riporta il nome effettivamente di Republic of Italy, nel senso strano, no? Proprio Repubblica Italiana la chiami la società? E anche se si tratta di società estere registrate alla SEC, società ufficialmente in possesso del Dipartimento del Tesoro, la chiami proprio Repubblica Italiana? Sarete con me che la situazione è alquanto strana. Parliamo di una società registrata al SEC con tanto di numero di matricola dall'apposito sito, tramite il quale è possibile anche scaricare tutti i report annuali in PDF. Quello di cui sono venuto a conoscenza, signori, è qualcosa di apparentemente abominevole. Dico apparentemente perché non sono un esperto e non potrò mai sputare sentenze definitive in merito a questo argomento, ma quello che posso fare è esporvi tutto quello che sono riuscito a capire. Prima ti esporrò la questione relativa all'Italia vista come una corporation, narrativa che ha diffuso un gruppo chiamato One People Public Trust, e a fine video ti farò qualche assunto relativo a determinati siti di fact check che hanno fondamentalmente portato agli occhi di tutti dettagli da non sottovalutare che potenzialmente smentiscono il filone principale. Secondo l'OPPT ci sono due livelli di conoscenza, uno convenzionale, presumibilmente libero e sovrano, dove le tasse servono per far funzionare i servizi, e l'altro livello di conoscenza per le alte sfere, per le persone istruite dell'alta finanza, dove il mondo è di proprietà di ignoti e suddiviso in zone private gestite da organizzazioni sovranazionali di cui non siamo tenuti a sapere nulla. Per farvi capire cosa significhi la Republic of Italy registrata al SEC, c'è bisogno di spiegarvi che cos'è e di che cosa si occupa la Security Exchange Commission.
Il SEC è l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori e impone, per obbligo di legge, che tutte le società pubbliche e tutte le altre società regolarmente registrate presentino relazioni trimestrali e annuali, nonché altre relazioni periodiche, ed esattamente come dovrebbe essere per una grande azienda, anche l'Italia, la Republic of Italy, è obbligata in solito a rispettare le leggi del SEC, in quanto società per azioni quotate in borsa. In parole povere, il SEC, al pari della Consob italiana, è l'organo di controllo del mercato finanziario. I beni della Republic of Italy, di questa società, a quanto pare sono i suoi cittadini fatti di carne ed ossa, resi schiavi, letteralmente resi schiavi da un sistema registrato al Security Exchange Commission statunitense. Questo principalmente è il filone di cui si occupa la One People Public Trust. Quindi l'Italia, secondo queste persone, non è una repubblica libera e pubblica, ma una colonia che agisce come una società privata a tutti gli effetti, e lo Stato possiede il diritto di proprietà delle persone. Esatto, lo Stato, quindi la società, possiede, senza che nessuno gli abbia dato questa autorità, la società Italia possiede il diritto di proprietà delle persone nate sul territorio italiano. Chi porta avanti questo filone narrativo afferma esattamente questo, afferma che i beni di questa società sono le persone fatte di carne ed ossa, e potenzialmente hanno ragione. E più avanti vedremo nero su bianco su determinati documenti ufficiali perché. Al momento della tua nascita, senza avvisarti, è stato creato un trust, cioè un sistema fiduciario, che ha per oggetto la tua esistenza in vita, e i tuoi genitori hanno avallato e firmato questo trust senza nemmeno essere avvisati. Infatti è proprio negli anni 30 che diventa obbligatorio, guarda caso, registrare le nascite, appropriandosi così del consenso. Difatti, chi porta avanti questa narrativa afferma che non per nulla la Republic of Italy è registrata al SEC dagli anni 30. Era il lontano 1934 quando il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, dopo la crisi finanziaria del 1929, fondò la Security Exchange Commission, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Questa agenzia, che esiste tutt'oggi, secondo alcuni, possiede molti stati del mondo, molti stati, ad oggi quasi 200, sin dal 1934, che a quanto pare si trasformarono in corporation private iscritte al SEC. E proprio l'Italia fu uno di quei primi stati ad entrarci. Se si entra nel sito della SEC è possibile osservare i numeri di registrazione della società Republic of Italy e scaricare anche tutti i suoi report annuali. Addirittura, signori, già ai tempi dell'asse Roma-Berlino-Tokyo nel 1940 in realtà il Regno d'Italia a livello giuridico, secondo queste persone, in modo, se vogliamo, anche un po' surreale, era già una società registrata in America. Queste informazioni naturalmente erano riservate ad una piccola elite di persone, tuttavia con l'avvento di internet e delle nuove tecnologie tutti oggi possono accedere a questi dati e constatare che in effetti una Republic of Italy esiste come società registrata all'interno del SEC. Ora, quando nasciamo, veniamo registrati all'anagrafe e viene creato il codice fiscale dall'Agenzia delle Entrate. Al momento della registrazione viene creata un'altra entità fittizia definita in americano strawman, ovvero uomo di paglia, e a questa entità legano un bond, ovvero un titolo di Stato che attualmente sembra si aggiri intorno ai $2 milioni, che viene quotato in borsa. La cosa bizzarra è che tutte le leggi dello Stato, secondo la One People Public Trust, che siano imposizioni di pagamento, eccetera, ricadono legalmente solo ed esclusivamente sullo strawman e non sull'essere umano in carne ed ossa. Io non ho scoperto niente, attenzione, io vi sto riportando l'estratto molto sintetico di svariate inchieste messe in piedi da molti avvocati in giro per il mondo che addirittura hanno anche depositato gli atti di tali inchieste, atti che tra poco vedremo. Ora, è molto semplice, provate ad ascoltarmi, ok? E provate a seguirmi, in modo molto sereno. Essendo l'Italia una società, mettiamo caso che sia una società, quindi essendo l'Italia una società, e non solo una delle società di proprietà del governo italiano, ma essendo proprio la Republic of Italy una società, tutte le richieste di pagamento, tasse, eccetera, i verbali, le cartelle esattoriali inviate dalla società Italia o da altre società che ad essa sottostanno come tutti i ministeri, dal punto di vista prettamente giuridico, sono dei contratti. Ok? Preparati, ok? Preparati. In generale, affinché un contratto sia valido necessita di due figure, uno che propone tale contratto e uno che risponde a tale proposta di contratto. La validità di un contratto scritto è data dalla firma di chi lo propone.
il rispondente può accettare il contratto firmandolo a sua volta o, in che altri modi può accettarlo? Può accettarlo per una legge che si chiama silenzio assenso, dove è previsto. Quest'ultimo caso riguarda il contratto unilaterale, e cioè il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. Questo silenzio assenso, questo modo di accettare i contratti, è disciplinato dall'articolo 1333 del Codice Civile, il quale stabilisce che, andiamolo a leggere, il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o degli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. Cioè, capito? Il governo ti mette di fronte a contratti unilaterali per silenzio assenso, ai quali se non ti opponi giuridicamente devi adempiere per silenzio assenso. Il contratto unilaterale che ti propongono, quale cartella esattoriale, tasse, eccetera, viene concluso perché non ti rifiuti. Hai capito perché vogliono mantenerci ignoranti? Potenzialmente, Nessuna verità assoluta, però segui il ragionamento? Hai capito a cosa servono i gradi di classificazione e la segretezza? Se tutti sapessero, tutti si rifiutano giuridicamente, invece no, se tu non lo sai e ignori queste cose, accetti il contratto per silenzio assenso. Io non sono un esperto, precisiamolo, e non sto indicando niente a nessuno, ma da molte inchieste americane online emerge esattamente questo. Tra poco vedremo anche dei documenti legittimi. Il gruppo chiamato One People Public Trust, che è composto anche da svariati avvocati e ricercatori, afferma esattamente questo. A tal proposito sarebbe, sai com'è, molto utile il parere di un avvocato esperto per delineare ulteriormente questa possibilità. A questo punto si comprende facilmente che noi, nei confronti di tutte le richieste di pagamento pervenute dalla società Italia e anche dalle banche, siamo giuridicamente rispondenti, no? Siamo quelli a cui è destinato il contratto, ecco. Se non conosciamo la verità, accettiamo e paghiamo quanto richiesto per silenzio assenso. Conosciuta la verità, però, è nostra facoltà giuridica decidere di non accettare il contratto. In molti, signori, affermano che sarebbe sufficiente barrare il contratto in diagonale scrivendo nullo al di sopra della barra e aggiungere la seguente dicitura: rigetto questa offerta di contratto e nego il consenso al presente procedimento, senza pregiudizio UCC 1-308. Nego l'autorizzazione al trattamento dei miei dati personali UCC 1-103. Infine basta firmare, aggiungere la data e rinviare al proponente. Potrebbe essere questa una via d'uscita dalle imposizioni apparentemente fraudolente che la Republic of Italy impone ai cittadini? UCC sta per Uniform Commercial Code, codice stampato per la prima volta nel 1952, che rappresenta la prima ed unica legge per quanto riguarda il commercio internazionale. Questo strumento non viene insegnato nelle accademie di diritto, pertanto la maggior parte dei giuristi, degli avvocati e dei magistrati conoscono poco o nulla di questo strumento. Tutte le aziende e gli stati che sono iscritti per autocontrollo al SEC sottostanno alle leggi dello Uniform Commercial Code, UCC. Ecco che, quindi, anche l'Italia, essendo registrata pubblicamente al SEC, e questa non è una speculazione ma un dato certo, deve sottostare alle leggi dell'UCC, prendendo per buona l'ipotesi che quel titolo si riferisca di fatti alla Repubblica Italiana e non a una società del Ministero del Tesoro. Ok? Le leggi dello Uniform Commercial Code dicono che una volta venuto a conoscenza di un contratto sei in grado di rifiutarlo. Se invece non sei a conoscenza del tuo ruolo e non ti opponi, lo accetti per silenzio assenso e vieni truffato. Il tuo bond è depositato al Security Exchange Commission come titolo fiduciario ed entra a far parte del patrimonio della società registrata come Republic of Italy. Questa sarebbe la teoria dietro al filone narrativo principale che disegna questo grande complotto. Questo bond non sarebbe altro che una parte della società, che non è altro che una colonia economica americana. Se così fosse, e ripeto, se così fosse, in questo video rimango molto distaccato perché, come precisato prima, non sono un esperto, ma se così fosse, signori, siamo letteralmente di proprietà degli Stati Uniti e a quanto pare non solo ideologicamente, ma anche fiscalmente dal punto di vista giuridico. Ora, questo ricatto che ha come principali soggetti degli esseri umani, purtroppo,
è stato anche depositato. Ebbene sì, purtroppo ci sono molti indizi che possono confermare il filone principale e difatti nell'ordine esecutivo 13037 datato 4 marzo 1997 c'è una definizione clamorosa, ok? C'è la definizione di essere umano come capitale. Quello che state guardando è l'ordine esecutivo 13037. A fine video condividerò sul mio canale Telegram tutta la documentazione. E qui possiamo leggere a SEC 2, dove stabiliscono le definizioni appropriate di capitale per il bilancio federale. Tra i vari termini e un altro elenco dei capitali per quanto riguarda il SEC, viene utilizzato il termine essere umano riferendosi al capitale della società. Cioè, ci rendiamo conto? Quella che state guardando invece è la denuncia ufficiale chiamata dichiarazione dei fatti, depositata in UCC il 28 novembre 2012. Questa è la sigla del documento agli atti. Ora, brevemente, cosa afferma questa denuncia? Questo atto. In questa denuncia si legge che qualsiasi atto costitutivo, ivi compresi quelli del governo federale degli Stati Uniti o degli altri stati del SEC comprensivo di ogni abbreviazione che suonano come tali o di altre forme giuridiche, finanziarie o gestionali e quelli di ogni e qualsiasi altro governo internazionale o equivalente, in esso compresi tutti gli uffici appartenenti comprensivi di ogni e tutti i funzionari dipendenti della pubblica amministrazione, gli ordini esecutivi, i trattati, le costituzioni, i membri appartenenti, gli atti e ogni e tutti gli altri contratti e accordi che dovessero essere intervenuti o intervenire in derivazione di questi sono ora privi, nulli, senza valore o comunque annullati e non confutati. Le regole dell'UCC impongono che quando viene depositato un documento è possibile confutarlo entro 28 giorni, altrimenti diventa legge. Nessuno ha confutato il documento sovrastante, anche perché a quanto pare afferma la verità e quindi ha piena validità giuridica in tutto il pianeta. È forse possibile che sulla base di queste argomentazioni siamo stati truffati da quasi 100 anni da un governo che non è una libera repubblica ma una società per azioni registrata negli Stati Uniti che ci ha proposto contratti che abbiamo accettato per silenzio e assenso, ingannando gran parte della popolazione mondiale che viene mantenuta volontariamente nell'ignoranza? Queste sono accuse pesanti. Me ne rendo conto, l'unica prova certa è che una Republic of Italy è registrata al SEC e quindi di conseguenza si innescano anche dei meccanismi burocratici di natura finanziaria pro capite che ci portano seriamente a pensare che siamo solamente il capitale umano di una grande società per azioni. E vi giuro, spero di sbagliarmi. La tesi esposta finora è stata fatta proprio da un gruppo chiamato One People Public Trust e io di conseguenza vi ho esposto quanto ho capito. Investigando più a fondo però emergono altre notizie rilevanti che, diciamo, si distaccano dal filone convenzionale del grande inganno e penso che per comprendere la questione a 360 gradi e farsi un'idea vanno esposte. Alcuni siti di fact check affermano che sia tutta una baggianata, dicendo che seppur il governo italiano possiede una società quotata in borsa negli Stati Uniti registrata alla SEC dal nome Italy Republic of, non significa assolutamente che quella società sia lo Stato italiano stesso. Dico io, e però l'hanno chiamata proprio Repubblica Italiana, ma guarda che caso. Secondo alcuni siti di fact check, il possessore della società quotata alla SEC è il Ministero del Tesoro e la società viene riconosciuta come governi stranieri, insomma, governi esteri. Inoltre, se andiamo a vedere le visure pubbliche, ci accorgiamo che non è stata fondata negli anni 30 del 1900, come afferma la One People Public Trust, ma nel 2002. Secondo alcuni siti di fact check, questo basta per valutare l'autodeterminazione individuale e tutto ciò che ne concerne, tutti quindi i presunti diritti che si porta dietro, come una baggianata, per valutare l'autodeterminazione individuale contro il sistema basando il tutto sulla società registrata alla SEC come una buffonata. Insomma, secondo alcuni è tutta una stupidaggine che non sta in piedi perché la Republic of Italy non sarebbe la società che rappresenta la Repubblica Italiana, ma solo una società del Dipartimento del Tesoro. E sai com'è? È molto più realista questo che non il filone principale, anche se ho dei dubbi devastanti, cioè veramente devastanti, perché c'è chi afferma che l'Italia invece sia stata pignorata ed esiste ancora oggi de facto perché i rappresentanti delle istituzioni fanno finta di nulla confidando nell'ignoranza dei cittadini.
Il fatto è, signori, che esistono atti costitutivi pubblici e consultabili da chiunque che confermano le tesi esposte in questo video, come è vero che per dimostrare l'autodeterminazione individuale e le teorie del One People Public Trust serve ben altro, insomma. È un vero casino e sinceramente, signori, è un tema che senza un avvocato esperto diventa molto instabile da affrontare. Ad un certo punto, quando, carte alla mano come sto facendo, ci si addentra all'interno di una questione talmente titanica, serve per forza il supporto di un avvocato esperto o di un giurista che ci aiuti nella ricerca. Io non sono un esperto e mi sono affacciato a questa ricerca molto umilmente, cercando di riportare ciò che avevo compreso. Va detto però che l'ipotesi secondo cui mi ha sconvolto totalmente. Se qualcuno di voi è un avvocato e può assolutamente ampliare la discussione nei commenti, lo faccia. Grazie. Che l'Europa è gestita da un'elite di banchieri che agevolano determinate consorterie è una realtà. Non possiamo più nasconderci dietro alle risatine che mettono sul palco del ridicolo chi afferma che esistono poteri forti, perché ci sono tanti di quegli esempi da fare che ti basta fare un giro sul canale. Ecco, è così difficile pensare che il nostro paese sia fiscalmente in mano agli Stati Uniti? È anche vero che l'Italy Republic of, registrata al SEC da sola, non può assolutamente dimostrare niente. Io l'unica domanda che vi pongo è questa: cosa comporta essere una società registrata al SEC? Republic of Italy al Security Exchange Commission è la Repubblica Italiana oppure, come affermano alcuni, è semplicemente una società di proprietà del governo? E se così fosse, cosa si nasconde sotto questa società? Un governo che dovrebbe adempiere a cariche pubbliche può legalmente registrare negli Stati Uniti una società all'ente che regolamenta la borsa valori del paese? E cosa implica tutto questo? Guarda che è grave, è molto grave. Qui si configura un'illusione della Repubblica che ci porta a essere i burattini di un'elite che si è arrogata il potere di conquistare economicamente intere nazioni. Sono stati pubblicati atti costitutivi che hanno cercato inutilmente di combattere il sistema bancario. Siamo all'interno di una rete controllata da poche persone che hanno letteralmente il controllo sul futuro e sulla vita degli altri, che, ve lo ricordo, non si basa più su degli stupidi fogli di carta e filigrana, come fino a qualche anno fa, ma ora si basa su dei numeri inesistenti digitali che parlano di 1.000 miliardi e di denaro stampato a oltranza senza il controllo delle riserve auree. E tu, che ne pensi? La mia ricerca non può che terminare qui. Fammi sapere con un commento che idea ti sei fatto. Mi raccomando, è importantissimo che tutti quanti lasciano il proprio pensiero. Per oggi, signori, è tutto. In base a come andrà questo video deciderò o meno se proporre una seconda parte. Per ora va bene così. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto o se anche solo ti ha ispirato ad approfondire, che poi è questo l'intento, lascia un like. Mi raccomando, aiuta il mio lavoro con un like. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto e pensi che merito, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!